piattino, perché è così bello, va visto, va fatto vedere come sono. Così. Guardate qua. Questo è scappato. Lo rimettiamo, non c'è problemi. Certo, perché è poco stagionato, se era un po' più stagionato ci stava bene dentro. L'ho detto, a me piace che sia un po' freschino, va bene così. L'ultima fettina, questo vedete ha tenuto bene, perché è un po' più nell'interno. Comunque, manda le ciance. Guardate qua. Poco che rientra. Vediamo un po'. Gentili utenti, quasi amici, e tanti di voi mi scrivono da dove provengono, e la cosa mi fa molto piacere, mi fa tanto piacere sapere da dove venite, magari che ci possiamo confrontare su alcune ricette. Ok, comunque cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare una lonza lardellata. Praticamente, anzi scordavo, iscrivetevi al canale, mettetemi mi piace, commentate, scerate agli amici, ai parenti, ai nonni, cani, gatti, canarini. È importante. Insegnatevi. Torniamo a noi. Praticamente ho preso un pezzo di lonza freschissima, buona. E cosa faremo? La faremo ovviamente prima di tutto marinare. Una volta finita la marinatura gli andremo a fare un buco e infileremo un pezzo di lardo di colonnata che avevo fatto, che diciamo mi ritrovo, e sarà della lonza lardellata, una cosa sublime, che qui ci sarà ovviamente il magro e dentro ci sarà la parte del grasso che si struggerà in bocca. Comunque ho messo in un ciotolino sale grosso, sale fino, zucchero, quantità: sale grosso, chi più ne ha più ne metta, sale fino, allora diciamo così, se sale grosso un po' di più, sale fine la metà del sale grosso e lo zucchero la metà del sale fino. Io in questo caso, mettiamo caso, io mi chiedono sempre la quantità, ho messo 50 grammi di grosso, 25 di fino e 10 grammi di zucchero. In linea di massima. Poi se ne mettete un po' in più, l'importante è che l'oggetto, in questo caso, sia bene coperto. E mettiamolo qui, massaggiamolo bene, che tutte quante le proprietà del sale. Perché si mette il sale? Perché il sale disidrata la carne, sia dall'acqua, sia dalle impurità e sia dal sangue, in maniera che poi quando noi lo facciamo stagionare non ci saranno i liquidi in eccesso e la stagionatura, diciamo, sarà più longeva. Il salume durerà di più, ovviamente più rimane a salare, più si disidrata e più sarà longeva. Io direi di fare una via di mezzo. Questo è un pezzettino piccolino, una volta che voi lo aprite in una cena finisce. Allora non occorre fare delle salature di mesi, di giorni, mi dicono tutti quanti: ah, tu non hai fatto, tu non hai detto, tu non hai... Ma io una volta che ho fatto questo pezzettino qui, che un pezzettino così lo farò. Ah, questa è la droga per norcini, in questo caso droga Torino, vi metterò il link qui sotto, vi metterò, che me lo chiedete spesso, ho capito che insomma non sapete cos'è, è un misto di spezie varie, noce moscata, cannella, iris e altre robe. Comunque vi metterò il link così potete vedere esattamente. Non occorre la droga Torino, basta anche una droga per norcini qualsiasi, se ovviamente ce la volete mettere, se no questa parte qui è una parte mia, diciamo che mi ci piace a me, gli dà un bel sapore, all'inizio si disidrata e immagazzina tutti i sapori. Dice: perché no? Gli altri mettono solo il sale, gli altri fanno come gli pare. Io ho visto che facendo in questa maniera. Poi volevo dire una cosa, però vi faccio vedere tanto come è venuta, vedete? Quella.
la salata. Vi volevo dire questa cosa che è importante. Io faccio queste cose in quantità piccole da casa per cercare di insegnarvi, di insegnare a una persona che non ha niente in casa, non si ritrova nulla, come fare un salume, come fare una salsiccia e via discorrendo, con quello che praticamente hai in casa, ok? Io ce l'ho gli accessori, se ne volessi fare, ok, devi fare. E però sono tutti bravi, nel senso, compra la siringa, compra di là. Poi certo, siete sempre in tempo, vi consiglio, se la passione vi prende piede o mano, in questo caso prendetevi la siringa, che è importante, prendetevi il tritacarne, che è importante, e via discorrendo. Ok, noi stiamo facendo a casa per capire, è come fate una preview di un corso di nuoto, andate, se vi piace rimanete, vi comprate tutti gli accessori più importanti, più costosi e via. Se non vi piace tornate indietro e non avete speso nulla. Ora magari il nuoto è quello che si dice di meno perché c'è poca roba da comprare, che ne so, il tennis o l'hockey. Ecco, l'hockey nuoto che ho fatto quando ho fatto l'hockey mi è costato, anzi mia mamma gli è costato un botto per comprare tutto quanti gli accessori, che poi dopo non sono rimasto e mi sono tenuto gli accessori. Comunque, tornate a noi. Io ce lo lascio un pezzettino così piccolo, ce lo lascio dalle 24 alle 30 ore. Ora ve lo saprò dire dopo, perché? Perché vedo la quantità di liquido che tira fuori, lo sento a mano quando si è seccato e ve lo dico dopo con la precisione, quanto diciamo lo faccio vedere. Dove metterlo? Se avete una cantina fresca lo mettete in cantina fresca, se no non fate altro che voilà, non c'è trucco, non c'è inganni. Fate così e lo mettete in frigo. Tappete, guardate, e va a nanna in frigo. Così. Oddio, che casino l'ho fatto. Ok? Ci aggiorniamo, ve lo dico dopo, ci sarà scritto le ore. Ok, il cocò controlliamo. Guardate che bellezza che sta venendo. Ora che andrò a levare anche questo poco di liquido, meglio, semplicemente, ok, lo girate, ok, e ritorna, e ritorna in frigo. Ora sono passate 30 ore, ok. Sono passate 48 ore e questo è il pezzo della nostra lonza. È un salto di cocò che non gli interessa questa ricetta. Ok, ora lo andrò a sciacquare con del vino rosso, vino bianco, come pare a voi, non con l'acqua, assolutamente no. Poi organizzatevi con un foglio di collage, vedete, lo trovate benissimo su tutti quanti i canali di vendita, eBay, via discorrendo. Se no andate dal vostro macellaio di fiducia e fatene dare uno, altrimenti potete anche usare, volendo anche, che ne so, la carta gialla, potete usare un budello e infilarlo dentro al budello un pochino grande. Questo qui con un budello di 50, di 60 ci entra. Io userò questa qui. Mi sono procurato il lardo che lo andiamo a tagliare. Intanto cominciamo a sciacquare. Allora, detto, sciacquiamo bene. Voilà. Leviamo completamente il sale. È importante sta fase, perché sennò vi diventerà troppo salato e poi diventerà troppo secco, no? Perché se il sale rimane sopra fa ancora quello che deve fare, disidratare. Ok, bene. Io anzi no, non serve ancora questo. Ok, facciamo la stessa cosa con un pezzetto di lardo e prendiamo un pezzetto di lardo così. Beh, anche qui
lo devo dissalare, è salato. Levate la cotenna sotto, io in questo caso l'ho già tolta. Difficile dissalarla, nel senso con le mani sento tutti i pezzi, ok, così sì, così mi piace, che sotto le dita sentivo dei pezzetti di sale e ora dobbiamo fare un'operazione, dobbiamo fare un buco qui nel mezzo. Un attimo che prendo l'attrezzo. Ok, mi sono procurato un coltello piccolino per farci il nostro buco. Pareggio, pressa poco. Lo vado a segnare. Ok, questa è una bella ricetta, signori miei e signore. Sono poche le signore che facciamo così. Cosa fatta bene, così. Tanto non sono scarti dopo che li utilizzo per altre cose, e così. Far scena, pulisco un po', in onore di camera, così lo pulisco dal sale, Vedete già come viene? Prendiamo la concia. Io nella concia, a parte ve lo scrivo sotto, comunque ci ho messo droga per norcini, se volete ce la mettete oppure no, pepe, ci ho messo del rosmarino, della salvia, ok, e un po' di piccante. Voi qui, anzi voi dovete fare come piace a voi, metteteci quello che volete, quello che ci mettete, quello ci trovate. E ora abbiamo messo il nostro collagene, viene il nome a bagno perché lo vendono disidratato, ok, fatto un bel casino. Teniamo sempre pulito dove lavoriamo, cosa più importante, come nelle cucine dei cuochi, dove lavoriamo teniamo sempre pulito. Lo asciugo anche dall'altra parte perché l'acqua gli può dare fastidio, l'acqua in eccesso deve essere un po' morbidino, ok, ma non tutta quest'acqua potrebbe dar fastidio nella maturazione. Ora lo rimetto nella sua parte, c'è una parte, se vedete la parte un po' più bruttina va all'esterno, quella un po' più liscia va all'interno. Allora, vediamo se ho preso le misure giuste. Sì. Ok. Mi sembra veramente anche di... No, entra di traverso, oh, perfetto. Benissimo. Bene, 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 non bene, ma benissimo. E ora divertiamoci qui a rilegare il tutto. Just a moment. No, non è bellissimo, tanto deve stare semplicemente strinto, ok? Deve essere tirato. Cosa si fa? Questo qui è un salame di capocollo che vi metterò il video qui. Questo invece è un capocollo chiuso, diciamo così, che lo faccio stagionare nella carta stagnola. E ora cosa facciamo? Così sarebbe già pronto, lo potete già mettere via senza nessun problema. Io ulteriormente vi darò, per un discorso estetico, diciamo, mettiamola in questa maniera, una rete in questa maniera. La rete dove la trovate? La trovate online, la trovate. Vi metto anche il link
dove diciamo così reperirla, o al limite andate alla vostra farmacia, è uno scherzo, e prendete una rete per, se avete le rete per il braccio, per la gamba, e va bene, tanto non sta a contatto. Così posso fare anche dei piatti, delle ricette del vostro paese, se so in linea di massima da dove mi seguite, ce la posso fare. Devo prendere il capo con la Firenze. Ok, ce l'ho fatta. Guardate che bellezza. Qua uscirà una cosa meravigliosa. Ok, guardate che ricettina che è questa qui. E ora deve stare 24 ore ad asciugare. Ok, che non tocchi. La posso fare. Che non tocchi nient'altro. La facciamo così. Questi sono due ricette. Questo è fatto un salame col capocollo e questo è un capocollo fatto con che diciamo viene fatto stagionare con la carta gialla. Ok, vi ripeto, la retina in più potete anche non metterla, è una cosa più per estetica in questo caso. Allora abbiamo detto 24 ore a tirare fuori il resto dell'umidità, sarebbe dire la stufatura o l'asciugatura, con una temperatura di circa 14-22 gradi, ok? Io lo lascio qui in casa, lo lascio alla temperatura giusta, ora non siamo né troppo caldo né troppo freddo. Bene. Poi dopo devi andare in cantina, una cantina dai 7-8 gradi ai 18, con un'umidità dell'80%. Se non avete la cantina, via dentro il frigorifero, in frigorifero deve rimanere così appeso, oppure deve andare così sotto, su 2 legnetti, 2 stecchettini, ogni tanto, ogni 3 giorni, 4 giorni. Quanto tempo? Io penso che questa qui in 40 giorni ci si faccia un pezzettino piccolino, l'abbiamo fatta essiccare bene bene, poi a me non mi piace, questa qui deve essere una cosa che deve essere morbida, buona, il lardo di colonnata che abbiamo messo dentro è già pronto, ne ho levato una grossa parte, io questo qui 35-40 giorni, per l'assaggio, per la degustazione, bim, bim, bim. Signori, è arrivato il momento, sono passati 20 giorni circa, vi faccio vedere, ha iniziato a fare, vedi, la muffetta, che bello. Io l'ho aperto ora, prima di tutto in onore di camera, 20 giorni, ma poi perché a me non piace troppo secco, mi piace che sia un po' morbidino in bocca. Se voi volete andate avanti e fate come vi pare. Sono voce da dire, no, perché... Ok, facciamo così. Ok, guardate che bellezza. Devo aprirlo completamente. Lo faccio per l'estetica, non serve mica a niente. E ora, oddio, taglia poco. Voilà. E ora taglia da nulla. Che bellezza. Guardate qua. È da foto. Flash. No. Perché è così bello, va visto, va fatto vedere come sono, così. Questo è scappato, e lo rimettiamo, non c'è problemi. Certo, perché è poco stagionato, se era un po' più stagionato ci stava bene dentro. L'ho detto, a me piace che sia un po' freschino. Va bene così. L'ultima fettina, questo vedete ha tenuto bene.
perché un po' più nell'interno. Comunque manda le ciance. Guardate qua. Poco che rientra. Vediamo un po', Volete salutarla? Tanto non mangia niente, non vi preoccupate. Queste robe qui non le mangia. Allora, andiamo con l'assaggio, io farei una cosa bella. Olio nuovo. Quello mio. Qua ci sono dei salumi che ho fatto, vi metterò qui il video. E qui c'è una bresaola che ho appena fatto, un petto d'anca, vi metterò anche qui il video, appena pronta. Ci vuole un po'. Stiamo facendo un sacco di belle cose, guardate che bellezza. Senta Cocò, guardate il colore. Non vi racconto frottole, è delizioso. Buono. Così. E che dire? Se vi è piaciuto questo video, questa ricetta, mettetemi like, segnatevi al mio canale, aiutatemi a crescere. Stiamo facendo veramente delle cose eccezionali, buone. Ed è giusto che ci diamo la mano a vicenda. Io lo do a voi e voi lo date a me. Condividete anche con gli amici, con i amici. Da Ecco qua è tutto. Vi aspetto alla prossima ricetta. Là.